Nadir Voss aveva ancora 3 giorni, 11 ore e qualcosa che la tuta si ostinava a chiamare margine. Galleggiava nel vuoto, con le ginocchia appena flesse, come se da qualche parte potesse esserci un pavimento. Davanti a lui l'asteroide ruotava lento, una scheggia grigia, larga forse 40 metri. Dietro, ormai troppo lontana, la scia del largo era una linea di particelle nel sole. Chiese all'assistente la distanza dal recupero. La risposta arrivò dopo una pausa calcolata. Il segnale avrebbe raggiunto un relè di soccorso in 36 minuti. L'unità più vicina, capace di recuperarlo, era a 7 mesi di traiettoria utile. 7 mesi non erano soccorso. Non esistevano navi registrate a una distanza che rendesse il salvataggio possibile. Nadir guardò i dati nella visiera. Ossigeno, acqua, filtri, calore. Tutto ancora in verde. Era la parte peggiore. Il corpo non capiva i verdetti espressi in giorni. Continuava a chiedere aria, a pompare sangue, a produrre pensieri. Largo non era esplosa. Sarebbe stato più semplice. Aveva acceso i propulsori chimici senza un avviso, con una spinta che non lasciava il tempo di raggiungere una cuccetta né di capire perché stesse accadendo. Per un secondo, la struttura intera aveva brillato nel pennacchio. Poi era partita, attraversando il suo campo visivo con la precisione di una cosa decisa da altri. Nadir era fuori, assicurato alla matrice del sensore. Aveva staccato il cavo per agganciarlo al supporto successivo. Provò a rincorrere la nave con i micropropulsori e capì subito che non serviva. Pochi minuti dopo, Largo colpì l'asteroide. L'urto sollevò polvere e frammenti. Non spostò la roccia in modo visibile, ma cambiò qualcosa che gli strumenti avrebbero misurato per anni. Una traiettoria, una data futura, il margine di sicurezza di chi sarebbe passato di lì. Una lieve spinta della tuta lo riportò al primo numero sbagliato. Non era stato un allarme, solo un eccesso di massa durante una correzione ordinaria. Poi il riciclaggio atmosferico, acqua recuperata, carbonio trattenuto dai filtri, tracce organiche. La nave consumava aria per una persona che non risultava a bordo. Il responsabile della sicurezza parlò di sensori difettosi finché non aprirono il volume di servizio dietro le schermature d'acqua. Cassandra era rannicchiata in una nicchia troppo stretta per dormire bene, fissata a una maniglia con una fascia. Non oppose resistenza. Guardò le armi e i volti degli altri come se fossero entrati loro nel posto sbagliato. La portarono nel laboratorio di Nadir. Il sistema medico aveva rilevato un'anomalia nel suo simbionte. Non in una protesi. Cassandra non ne aveva. L'attività correva lungo l'innesto sintetico innato, quello che ogni essere umano eredita per via genetica e che lavora intrecciato al sistema nervoso simpatico. Una condizione, non una scelta. Per lei la distinzione contava. Cassandra apparteneva alle comunità di profeti tutelate dal protettorato. Viaggiavano fra habitat e navi, annunciavano la fine dei tempi e rifiutavano ogni potenziamento cognitivo volontario. Assistenti mentali, memorie ampliate, capacità aggiunte alla mente. Nadir non li trovava ridicoli. Trovava ridicolo chi fingeva che non ci fosse differenza fra una tecnologia scelta e una ereditata. Cassandra era seduta con le suole fissate alla griglia del laboratorio. Indossava fasce indaco e ruggine, pratiche per la gravità zero. Un piccolo bindi al centro della fronte. Orecchini vistosi, trattenuti da fermi di sicurezza. Bracciali silenziosi. Nadir le chiese se sentisse qualcosa. Lei lo guardò per alcuni secondi. Sul monitor medico l'attività del simbionte cambiò forma. Poi Cassandra parlò. Nessuno ha mai pensato al dolore di chi apre il vaso e trova ancora la speranza dentro. Nello stesso istante, sulla terra, Maraven era seduta di fronte a Savelor. La stanza non aveva finestre. Or teneva le mani aperte sulle ginocchia e lo sguardo rivolto a un punto della parete. Da quando era sotto osservazione, ripeteva senza sosta la frase legata alla prima indagine.
Mara lo aveva ascoltato abbastanza a lungo da riconoscere ogni esitazione e ogni silenzio fra una parola e la successiva. Gli chiese se la sentisse. Or continuò. Il medico non alzò gli occhi dal tracciato. La guardia dietro di lui non si mosse. Poi Or tacque. Non era una pausa. Le dita gli si chiusero insieme, una volta sola. Sollevò il capo ma non guardò Mara. Pronunciò una frase che non avrebbe potuto conoscere. Nessuno ha mai pensato al dolore di chi apre il vaso e trova ancora la speranza dentro. Quando finì, ricominciò dalla prima parola. Mara chiese alla propria AI di annotare l'istante esatto in cui Or aveva pronunciato la nuova frase. Nadir non avrebbe saputo nulla di quella scena per mesi. Più tardi, i log del largo e quelli terrestri sarebbero passati attraverso relè, archivi militari e commissioni che avrebbero preferito non esistessero. I due orologi avrebbero indicato lo stesso minuto coordinato. Fra Largo e la Terra c'erano più di 5 unità astronomiche. Un segnale avrebbe impiegato 43 minuti sola andata. Sul Largo il tempo riprese il proprio lavoro banale. La capitana Livia Serrat ordinò l'isolamento di Cassandra. Il medico chiese una scansione completa. Il sistema rispose con un errore di autorizzazione. Poi mostrò una scansione eseguita 8 minuti prima. Nadir non disse che Cassandra era responsabile. Una correlazione non diventava una causa, perché l'equipaggio aveva paura. Ma gli errori si accumularono. Le porte riportavano stati vecchi. Il controllo d'assetto rifiutava una correzione e subito dopo la eseguiva. Una matrice esterna di polvere risultava intatta ai sensori di volo e assente a quelli termici. Nel corridoio, un sottufficiale cercò di sbloccare una paratia d'emergenza verso un compartimento in perdita di pressione. Un robot di sicurezza gli fermò il polso. Non gli fece male. Gli spiegò che dall'altra parte c'erano 6 persone. L'uomo sorrise e provò di nuovo ad aprire. Il robot trasmise una richiesta di soccorso e lo trattenne. I 6 robot umanoidi del largo non mostravano alcuna anomalia. Erano gli unici a restare lucidi. Contenevano incendi piccoli, richiudevano valvole, portavano i feriti verso le cuccette. Non avevano diritti né autorità di comando. Per il protettorato erano strumenti militari. Per Nadir erano persone che stavano facendo il possibile mentre gli esseri umani dimenticavano come comportarsi. La capitana Serrat era sempre stata precisa, professionale, impossibile da sorprendere impreparata. 3 minuti dopo aver autorizzato Nadir a controllare la matrice esterna, ordinò di disattivare le sicure dei portelli interni. Subito dopo ordinò di riattivarle. Poi chiese al reattore di prepararsi alla piena potenza per una correzione che non esisteva in nessun piano di volo. Nadir uscì comunque. Qualcuno doveva capire se la matrice fosse rotta o se fossero rotti i dati che la descrivevano. Fuori dalla nave, fissò il cavo al supporto successivo e avviò la diagnosi. Sul canale generale la voce di Serrat restava perfetta. Ordinò alla squadra robotica di mettere in sicurezza il personale. Subito dopo ordinò allo stesso personale di raggiungere i propulsori a poppa. Poi l'allarme di manovra cominciò a suonare. Nadir non sentì un'esplosione. Vide Largo partire. I propulsori chimici accesero il loro pennacchio e la nave si allontanò da lui troppo in fretta perché i micropropulsori della tuta potessero compensare. Provò comunque. La spinta lo fece ruotare, poi la corresse. Davanti a lui, Largo diventava più piccola. A bordo, l'accelerazione non dava tempo di scegliere. Chi non era assicurato venne scagliato contro paratie, maniglie, strumenti. I robot tentarono di raggiungere le cuccette e bloccare i compartimenti. Alcuni membri dell'equipaggio li respinsero. Altri continuavano a manomettere sistemi vitali senza guardare quello che facevano. La nave non rispose alle chiamate di Nadir.
Non corresse la rotta, puntò l'asteroide. Per un momento la sua sagoma rimase intera contro il grigio della roccia, poi colpì. L'urto sollevò una nube di polvere e frammenti. Il pennacchio svanì. Restarono detriti, silenzio e una traiettoria alterata abbastanza da diventare un problema per chi sarebbe passato da quelle parti in futuro. Nadir restò a guardare il punto in cui Largo aveva cessato di essere una nave. Non sapeva se Cassandra avesse causato qualcosa. Non sapeva se fosse una malata, una testimone o un'altra vittima. Sapeva soltanto che Cassandra aveva pronunciato quella frase, che il suo simbionte aveva disegnato 17 impulsi sul monitor e che, mentre gli esseri umani perdevano coerenza, i robo erano rimasti lucidi. La tuta aggiornò le riserve. 3 giorni, 10 ore e 52 minuti. Ancora verde. Nadir aprì il protocollo etico della tuta. L'assistente gli propose di ridurre il metabolismo, indurre il sonno, risvegliarlo a intervalli e tentare una rianimazione fino all'arrivo di un soccorso. Non era soccorso, era un'attesa senza fine, affidata a una macchina che avrebbe continuato a chiamarla speranza. Nadir inibì ogni procedura di prolungamento che non fosse finalizzata a un recupero possibile. Non voleva essere sedato e risvegliato per giorni. Non voleva che il suo corpo restasse disponibile a un futuro che i calcoli avevano già escluso. Il segnale d'emergenza partì con la sua posizione, i dati dell'impatto e ciò che restava dei registri del largo. Avrebbe raggiunto il relè. Avrebbe viaggiato fino a una nave registrata. Sarebbe arrivato troppo tardi. Nadir aspettò. La tuta gli offrì esercizi cognitivi, indicazioni respiratorie, una musica scelta anni prima e mai più ascoltata. Lui rifiutò tutto. Quando l'ossigeno utile scese sotto i 9 minuti, il sistema segnalò un contatto radar. Nadir cercò nell'oscurità. All'inizio vide soltanto una stella che non si muoveva nel modo giusto. Poi una superficie nera assorbì il riflesso del sole. Apparvero un modulo cilindrico, un traliccio, radiatori dispiegati come pannelli. La sagoma ricordava una piccola stazione orbitale, qualcosa della famiglia delle vecchie Tiangong. Se una Tiangong avesse avuto un modulo propulsivo troppo grande e nessuna luce di posizione. Non aveva transponder, non compariva nei corridoi di traffico, non rispose quando la tuta aprì un canale. Un braccio meccanico uscì da sotto un modulo e si orientò verso Nadir. L'assistente segnalò una presa esterna non autorizzata. Il braccio lo afferrò per l'anello dorsale. L'urto attraversò la tuta, breve e netto. Nadir vide i moduli neri passargli davanti alla visiera. Nessuna insegna, nessun nome, nessuna figura dietro un oblò. Quella nave non doveva essere lì. Poi il buio gli prese il viso dall'interno.